Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io Gabriella in arte Brica Bijou. Oggi faremo insieme il tutorial di questo ciondolo che ho chiamato Evergreen, ma può tranquillamente essere anche un modulino per creare un orecchino. Vedete, non è molto grande, è leggero e abbastanza rigido, anche se nell'eseguirlo ho riscontrato una lieve differenza da quello fotografico che già messo su YouTube, caricato su YouTube, probabilmente perché in questo caso ho utilizzato le Gem Duo e nell'altro le Diamond Duo, oppure non so, avrò utilizzato forse qualche rocaille leggermente diversa, anche se mi pare di no. Fatemi sapere il vostro risultato. Questo è il mio, come vedete l'orecchino è bello, il modulo scusate è bello rigido, mi sa che ci farò anche dei begli orecchini. Fatemi sapere che ne pensate. Un bacio e buon video. Buon video, beh. Un bacio e buona visione. Ciao! Buonasera ragazze, ben ritrovate sul mio canale. Sono sempre io, Gabriella, in arte Brica Bijou, ed eccoci arrivati al tutorial passo a passo del ciondolo Evergreen, oppure anche orecchino. Il modulino non è molto grande, quindi si presta anche come orecchino. Ovviamente si chiamava Evergreen, anche se adesso di green non c'è nulla, ma fa niente. Allora, passiamo subito all'elenco dei materiali. L'orecchino non è difficile da eseguire, vi elenco i materiali, è molto semplice ed è anche secondo me veloce. Allora, prima cosa servirà un rivoli da 14. Io utilizzerò in questo caso questa colorazione. Poi dopo serviranno due colori di Rocaille 11.0. Come vedete io qui ne ho messe 4 perché farò un work in progress, non so quale colore utilizzerò, quindi me ne sono messe a disposizione 4, poi strada facendo deciderò. Comunque ne serviranno almeno 2 per essere di più semplice esecuzione. Poi serviranno delle Rocaille 15.0, poi serviranno 10 Diamond Duo. Io utilizzerò adesso le Gem Duo e sperando insomma che vadano bene. Penso che siano la stessa identica cosa, io non le ho mai utilizzate le Gem Duo, quindi vedremo anche questo il work in progress. Questo è il colore, scusatemi non vi ho mostrato gli altri colori, così molto velocemente. Queste sono le Duracot Yellow Galvanized Gold, queste invece sono Matte Metallic Gold Rainbow. Poi avevo pensato di utilizzare queste Galvanized Burn Cinnamon, un colore veramente molto particolare, oppure anche queste, le Light Denim Luster, non lo so, vedremo quale utilizzerò. Le 15.0 sono quelle Duracot Galvanized Yellow Gold. Poi serviranno 5 Arcos, io utilizzerò questo colore, penso che utilizzerò questo colore, non ne sono sicura. Ne servono comunque per ogni modulino 5, mi sono messa anche questa a portata di mano perché strada facendo non so. Poi serviranno 10 Super Duo, anche in questo caso ho messo 2 colori, poi vedremo, work in progress. Diciamo che oggi sono un po' indecisa con i colori. Poi serviranno 5 Drop Duo e io utilizzerò queste Aztec Gold. Qui non ho l'alternativa perché di queste Rocaille ne ho veramente poche, cioè avrò 2-3 colori, quindi queste dovranno andarci bene per forza. Poi serviranno 5 mezzi cristalli da 3 mm e io sto utilizzando questi Gold Matte, e poi serviranno dei mezzi cristalli 10 mezzi cristalli da 4 mm. Io sto utilizzando questo colore che penso che fosse Jet Purple, ho scritto qui Jet Purple ma non ne sono sicura, e anche in questo caso
ho preso da parte anche due alternative perché veramente sono molto indecisa con i colori. Servirà poi uno di questi portaciondoli. Io questi li ho presi da Semplici Bijou, li trovo veramente molto molto carini e ben fatti. E poi servirà un ago e un filo da tessitura. Io utilizzo sempre ago della Tulip e utilizzerò del semplice filo Miyuki, ovviamente del colore adatto che non è certamente il verde. Quindi passiamo subito al dunque. Passiamo subito con l'eseguire l'incastonatura che sarà di tipo knitted. Allora infileremo sull'ago una sequenza di un mezzo cristallo da 3 mm, una rocaille di questo colore oro antico, una rocaille di questo azzurro, un'altra rocaille oro antico e faremo questo semplice passaggio per 5 volte. Questa è la sequenza terminata ed ora chiudiamo semplicemente a cerchio. Quindi ripassiamo in tutte le perline, tutte. E facciamo un nodino. Facciamo semplicemente qualche nodino, tagliamo il filo in eccesso e risaliamo nel mezzo cristallo. Risaliamo nel mezzo cristallo da 3 mm e cosa facciamo? Mettiamo sull'ago 5 rocaille. In questo caso io metterò queste del colore oro, così tanto vado ad ispirazione e rientriamo nel mezzo cristallo dal lato opposto in questo modo. Fate questo per tutti i mezzi cristalli. Alla fine ovviamente del giro ci troveremo in questo modo. Cosa facciamo? Giriamo il lavoro, risaliamo nella perlina di punta, questa centrale, ed inseriamo a questo punto 6 rocaille, sempre 11 0. Io utilizzerò sempre queste oro 2, 3, 4, 5 e 6 in questo modo ed andrò sull'altra punta. Faccio questo per tutto il giro. Siamo arrivati alla fine, inserisco le ultime 6 rocaille e mi vado a congiungere in quella di punta. In questo modo. Ci ritroveremo così a giro finito. A questo punto risalirò, rientrerò nelle 4 rocaille che seguono ed inserirò 2 rocaille in questo momento, inserirò quelle di colore azzurro per semplificare l'incastonatura. Cosa faccio? Entro nelle 2 centrali del giro precedente. Ovviamente, come vedete, io non sto tirando tanto perché poi dopo andremo a stringere tutta l'incastonatura. Farò quindi questo passaggio per tutte le altre volte. Quindi ripeto, vado nelle 2 centrali, inserisco 2 di colore blu e vado nelle 2 centrali. Vedete? Vado in queste 2. Faccio così per tutto il giro. Sto inserendo le ultime 2. Vedete? Questa è l'incastonatura finita. Ovviamente io riapro
e vado ad inserire il mio rivoli a testa in giù. Vedete che si è formata una stellina che potete tenere a mente per qualche altra incastonatura. Vedete? Si è formata questa sorta di stellina. Sul davanti vi ritroverete questo fiorellino. Che dite, proseguiamo? Vi piacciono i colori? Beh, proviamo. Quindi passate più e più volte in questa zona, passate un paio di volte per irrigidire, ed anche su questi archetti, mi raccomando, il lavoro deve venire bello rigido. Come vedete sono passata più e più volte e l'incastonatura ora è sicuramente più sostenuta, ma per sostenerla ulteriormente cosa farò? Uscirò da questa rocaille, vedete, al centro, metterò sul lago 4 rocaille 11,0 ed andrò nella rocaille successiva di incrocio. Farò questo per tutto il giro. Allora, la nostra incastonatura è finita. Come vedete è anche molto carino, si potrebbe utilizzare non da questo lato ovviamente, ma da quest'altro. Viene fuori una stellina molto carina anche da utilizzare come anello con una fascetta herringbone, oppure come un semplice modulino per orecchino. Vabbè, passiamo oltre. Dove siamo? Siamo qui. Cosa facciamo? Rientriamo nelle 11 in questo modo, vedete, in questo punto, e andiamo a prendere le diamond duo. Dobbiamo uscire da qui. Questo è un inserimento un po' particolare. Prenderemo sul lago le nostre gem duo, anche se nell'altro caso forse avevo usato delle diamond duo, e riscendiamo, esco da questa rocaille e ridiscendo in questo modo. Vedete che si posizioneranno, sempre che riesco a girarle, si posizioneranno in questo modo. Cosa farò? Risalirò e farò la stessa cosa, quindi in tutti questi punti inserirò 2 gem duo. Mi raccomando, quando inserite le gem duo state attente che il verso sia tutto ovviamente verso l'alto, quindi vi ritroverete questa sorta di fiorellino, e contemporaneamente incastonando cosa abbiamo fatto? Siamo andati a rinforzare anche questa parte dell'incastonatura. Ora risaliamo ed siamo risalite ed usciamo da questa gem duo. Cosa facciamo? Prendiamo una rocaille 11 ed entriamo nel mezzo cristallo da 3. Riusciamo dal mezzo cristallo da 3, prendiamo un'altra rocaille 11 e rientriamo nella gem duo, anzi nelle gem duo, perché dobbiamo rientrare in tutte e due. Come vedete ho inserito queste 2 rocaille. Facciamo questo per tutto il giro. Come vedete, facendo questo passaggio le gem duo si sono fissate più nella parte alta ovviamente e si sono ben agganciate. Ora che facciamo? Usciamo dalla 11,0 che abbiamo qui, che è stata la prima che abbiamo inserito in questo giro, e che facciamo? È il momento di prendere le 15 e le drop duo, quindi prenderò una 15 sul mio ago, una drop duo, aspettate se ci riesco,
e una 15. Cosa farò? Entrerò in quest'altra 11. Passaggio semplicissimo, eccolo qui, quindi 15, drop duo 15 ed entriamo nell'altra 11 e facciamo questo per tutto il giro, fissando ancora meglio le diamond duo, gem duo. Ci ritroveremo così a giro finito dopo l'inserimento delle 15 e delle drop duo. Adesso dovremo passare ad inserire in questi spazi delle 11,0 e qui invece dobbiamo prendere arcos 11 e mezzo cristallo. Vado a recuperarli e procediamo. Ok, allora ho deciso i colori, il famoso work in progress, quindi arcos rosa, mezzi cristalli blu. Cosa faccio? Salgo nel foro alto della gem duo e cosa faccio? Inserisco sul lago la mia arcos in questo modo, poi prenderò una rocaille di quella azzurra sempre da 12, un mezzo cristallo da 4, una rocaille da 12, da dove è uscita da 12? Una 11,0, vabbè, così oggi diamo anche i 12, un nuovo tipo di rocaille, e rientro nell'altro foro della arcos, tiro e cosa faccio? Rientro nella gem duo di dopo, quindi farò in questo modo. Ok, poi cosa farò? Inserirò una 11, entrerò nella drop duo, inserirò un'altra 11 ed entro nella gem duo e vado avanti così per tutto il giro. Quindi dove ci sono le gem duo inserirò questo giochino con le arcos e negli altri spazietti tra le drop duo inserirò una 11,0. Fate questo per tutto il giro. A giro completato ci ritroveremo questa sorta di stella, quindi siamo entrati con l'ultima rocaille nella gem duo, ora risaliamo e portiamoci ad uscire da questa rocaille 11. Ora vado a prendere le super duo che ho deciso di questo colore un po' particolare. Rientriamo in tutte le rocaille ed andiamo a creare qui su un picot con 4 rocaille 11,0. Ovviamente facendo questo passaggio di inserimento queste rocaille abbiamo rinforzato anche tutto il lavoro sulle arcos. Come dicevo prima, usciamo quindi dalla rocaille 11 posta in questo punto, inseriamo a questo punto due 11,0, una super duo, una 11,0 ed andiamo, dov'ero? Ed andiamo nelle due rocaille centrali delle 4 inserite. In questo modo, e adesso inseriamo una rocaille 11, una super duo e 2 rocaille ed entriamo in tutte e tre gli elementi che seguono: 11 mezzo cristallo e 11. Vedete che le super duo si vengono a posizionare in questo modo. Fate questo per tutto il giro. A giro finito, dopo aver inserito le rocaille, non le rocaille, le super duo, ci troveremo in questo modo.
Ora che facciamo? Allora riprendo, non so se avevo registrato, uscirò allora entrerò nella prima e nella seconda rocaille in questo modo, vado ad inserire una 15 e due 11 ed entrerò nella super duo che segue. Inserirò tra le super duo un mezzo cristallo. A questo punto inserirò due 11, una 15 e mi inserirò qui nelle due rocaille, quindi ne salterò una, quella più vicina alla super duo, e mi inserirò così in tutte queste rocaille e farò la stessa identica cosa, una 15, due 11, entrerò nella super duo ed inserirò un mezzo cristallo da 4. Faccio questo per tutto il giro. Ci ritroveremo quindi così a giro finito. Ora non ci resta che fare il decorino al di sopra di questi mezzi cristalli. In che modo? Semplicemente uscendo dalla 15, quindi sono risalita nelle varie perline, esco dalla 15,0, questa posizionata prima delle arcos, ed inserisco 8, 15,0 e semplicemente vado a girare e vado a fare questo passaggio per tutto il giro. Allora ragazze, ne ho inserite 10 perché mi faceva un pochino difetto. L'altro orecchino, l'altro modulino, quello che vedete nel tutorial fotografico, veniva leggermente più bombato. Ora non so per quale motivo, probabilmente nell'altro video ho utilizzato le Diamond Duo e qui le Gem Duo e quindi forse questo genera una lieve differenza, non saprei. Comunque in quest'ultimo passaggio qui semplicemente inserite le rocaille che ritenete più opportuno per fare il decorino. Io sinceramente inserendone 8 come nell'altro modulo mi veniva un lieve difetto, quindi ne inserirò 10. Quindi fate questo per tutto il giro. Inserite quindi le ultime 10 rocaille ed ecco il ciondolo finito. Ora vi inserirete qui su e creerete un archetto per mettere una monachella per un orecchino oppure il nostro portaciondolo. Ops. Il nostro portaciondolo. Il nostro ciondolo è terminato, ho messo anche un portaciondolo, ripasserò un paio di volte e poi passerò anche un'altra volta in questo giro finale. Quindi niente, fatemi sapere se utilizzate le Diamond Duo, le Gem Duo, se riscontrate anche voi qualche piccola differenza. Io purtroppo l'altro ciondolo, quello del video fotografico e l'altro che avevo fatto, non li ho più disponibili e quindi semplicemente non so fare il confronto guardandoli, mi sembra di aver fatto gli stessi identici passaggi, non so, forse c'è realmente una differenza per via delle Gem 2 e delle Diamond Duo. Niente, spero che il video vi piaccia, se sì condividete, mettetemi un pollice in su e fatemi sapere se preferite nei commenti questa versione di colori oppure l'altra. Niente amiche care, un bacione a tutte e come sempre buona creatività. Ciao!